Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Un sequestro maldestro, atipico, ma studiato in anticipo. Una donna di 42 anni che viene ritrovata a cadavere la vigilia di Natale. Un uomo di 41 anni che confessa, ma non è del tutto sincero. Oggi vi racconto la storia di Jole Tassitani. Il 24 dicembre del 2007 i carabinieri entrano in un garage, in un condominio di 16 appartamenti che si trova proprio di fianco alla stazione ferroviaria e a poche decine di metri dai Vigili del Fuoco, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, in Veneto. In quel garage, ordinato e pulito, fanno una macabra scoperta. All'interno di un sacco della spazzatura trovano un cadavere diviso in 29 parti da un seghetto. Si tratta di Jole Tassitani, una donna di 42 anni scomparsa da Castelfranco Veneto da 12 giorni. Jole è la figlia di un notaio e gli inquirenti pensano subito che si possa trattare di un sequestro. In quel periodo, in zona, ne erano avvenuti già 3. Il primo era una donna di 25 anni rapita da 2 rumeni. Il secondo era una ragazza di 14 anni rapita da 3 connazionali proprio qualche settimana prima della scomparsa di Jole. Mette inquietudine che a distanza di alcuni decenni dall'anonima sequestri si possano verificare ancora eventi di questo tipo. Ma ormai queste organizzazioni non esistono più e quindi sono solo dei malviventi isolati che possono ancora pensare ai sequestri. Jole lavorava nello studio notarile del padre Luigi insieme a 2 sorelle, ma da 8 anni viveva da sola con le sue 2 gattine in un appartamento in una zona residenziale. Jole non aveva nessun motivo per allontanarsi, per sparire senza dare notizie di sé. La sua auto fu trovata a poche centinaia di metri da casa sua, dove la parcheggiava abitualmente. Accanto all'auto furono ritrovati i suoi occhiali da vista, senza i quali la donna non riusciva a guidare. Fu trovato un guanto e furono trovate delle tracce ematiche. Per i vicini di casa, Jole è una donna riservata, tranquilla e metodica. La descrivono come una donna solare. Gli inquirenti cominciano a scandagliare la vita di Jole per capirne le abitudini e le conoscenze. Sequestrano l'appartamento, l'auto e il computer ed è su quest'ultimo che si concentrano. Gli inquirenti cercano la second life di Jole, quella che viveva come single alla sera nelle chat di incontri. I carabinieri si concentrano proprio su uno di quei misteriosi contatti che Jole stava frequentando ultimamente sul web. E all'indomani del rapimento si fa proprio largo l'ipotesi che Jole sia stata contattata tramite chat. Il PC di Jole è scandagliato, file per file. Il 12 dicembre del 2007, il giorno della scomparsa di Jole, un'amica riceve un messaggio dalla donna, un SMS, sul quale c'era scritto «Sono stata parita». Evidentemente un errore nella scrittura, stava per «Sono stata rapita». Il PM di Treviso dell'epoca, Barbara Sabattini, dichiara pubblicamente che si aspetta la richiesta di un riscatto. 5 giorni dopo il telefono di Jole si accende per brevi momenti, ma nessuno risponde. 48 ore più tardi dallo stesso telefono parte uno squillo sul telefono di casa dei genitori di Jole. Il 20 dicembre si dichiara che quello è un rapimento anomalo e il 22 di dicembre, sempre dal telefono di Jole, parte un SMS con una richiesta di riscatto. Vengono chiesti 800.000 euro. Questo è il contatto che segna l'epilogo di questa vicenda.
Contestualmente al ritrovamento del cadavere viene arrestato un uomo di 41 anni, Michele Fusaro, che al momento dell'arresto dice di non ricordare nulla e accusa un malore. A incastrarlo, oltre alle prove che già avevano raccolto gli inquirenti, è stata la denuncia dell'ex cognato. L'uomo infatti dichiara di essere stato contattato da Michele Fusaro, che gli aveva chiesto di fargli da complice in un rapimento. L'uomo, invece di aiutarlo nel rapimento, è corso a denunciarlo. Ma chi è Michele Fusaro? Alcuni lo descrivono come un maniaco del fitness che è ossessionato dai soldi con i quali vuole impressionare le donne, che sarebbe più la descrizione di un ragazzino megalomane che di un uomo della sua età. Fusaro, oltre a essere impiegato in un'azienda come falegname, come secondo lavoro fa anche il piazzista. Vende infatti porta a porta degli articoli per la casa. Il suo datore di lavoro spezza una lancia a suo favore. Michele Fusaro è una persona insospettabile e affidabile sul lavoro. Anche un negoziante che abita vicino a Fusaro sostiene che l'uomo è un gran lavoratore e che non si tira mai indietro quando c'è qualche lavoretto da fare nel quartiere. Altri sostengono che la necessità di denaro di Michele Fusaro è da attribuire al mantenimento dell'ex moglie marocchina e di suo figlio. Nessuno comunque si immaginava che il sequestratore potesse essere lui. Dalle indagini emergono dei precedenti penali di Fusaro. All'età di 16 anni, infatti, è stato coinvolto nella ricettazione di alcuni beni appartenenti a una ragazzina che era stata sequestrata da un altro gruppo di giovani a fini di libidine. Di fatto, nell'armadietto dell'azienda per la quale lavora Fusaro sono state ritrovate delle scarpe insanguinate che sono state mandate subito alla polizia scientifica. Inizialmente Fusaro si dichiara innocente, ma messo alle strette confessa. La sua confessione però è molto confusa. L'uomo avrebbe voluto fare un sequestro lampo, ma Iole sarebbe morta per un tragico errore, nel momento in cui l'uomo le avrebbe puntato il coltello alla gola. Fusaro avrebbe voluto liberarsi del cadavere di Iole tramite l'utilizzo dell'inceneritore aziendale, che però in quel momento era fuori uso perché era guasto. Questa è stata una casualità decisiva per incastrare il killer, che avrebbe ucciso Iole in quanto la donna si sarebbe liberata e l'avrebbe visto in volto riconoscendolo. Fusaro è stato condannato in primo grado con il rito abbreviato a 30 anni di reclusione e questa sentenza ha scatenato moltissime polemiche. In appello la pena è stata inasprita e portata all'ergastolo, ma in Cassazione è stata ripristinata a 30 anni di reclusione. È finita come temevamo, con una farsa e una presa in giro. Mi dispiace dirlo, ma è così. Pensavamo all'ergastolo che ci avrebbe un po' lenito dal dolore che abbiamo sempre avuto. È finito con una condanna di 30 anni, che penso sia soltanto formale e non sostanziale. Era la mia compagna. Era la mia compagna. Mi accompagnava nei viaggi, mi accompagnava in tutto. Rinchiuso nel carcere di Padova, Fusaro ha avuto la possibilità di diplomarsi come geometra e si è iscritto all'università per studiare il diritto del lavoro. Questo fatto ha fatto enormemente arrabbiare la famiglia Tassitani. In particolare la sorella di Iole, Luisa, è rimasta molto offesa dal fatto che Michele Fusaro abbia avuto la possibilità di studiare in carcere a spese dei contribuenti, soprattutto perché ritiene che Fusaro non è stato completamente onesto. Infatti è convinta che l'uomo non abbia fatto tutto da solo, ma che abbia dei complici. Questa tesi è supportata anche dalla perizia psichiatrica
redatta da un consulente nominato dalla famiglia Tassitani. Lo psichiatra Giuseppe Sartori infatti dichiara che Michele Fusaro non dice la verità, che mente, e questa cosa è supportata anche dal fatto che l'uomo si è contraddetto più volte durante la sua confessione. Dopo oltre 10 anni dal delitto sono state recapitate 3 lettere anonime, una al padre di Iole Tassitani, una alla sorella maggiore e una all'avvocato di famiglia, Roberto Quintavalle. Proprio il legale aveva sempre sostenuto che era impossibile che Michele Fusaro avesse fatto tutto da solo. Tutte e 3 le lettere sostengono che Michele Fusaro non è altro che l'esecutore materiale del rapimento di Iole Tassitani. Tutte e 3 le lettere contengono il cognome e il nome del mandante complice, che viene descritto in maniera sprezzante come uno zingaro, uno slavo di etnia Sinti. Il nome è quello di una persona molto conosciuta in città. L'insistenza sull'ipotesi che Michele Fusaro avesse dei complici ha avuto delle ripercussioni per l'avvocato Roberto Quintavalle, che nel corso degli anni ha subito diverse minacce. Queste minacce non hanno fatto altro che dare sostegno all'ipotesi che Michele Fusaro non abbia agito da solo e che abbia dei complici. In alcune interviste l'avvocato Roberto Quintavalle sostiene che Iole e Michele si conoscessero. Infatti l'uomo ha raccolto la testimonianza di una ristoratrice che ha raccontato di aver avuto la coppia a cena nel suo ristorante alcune settimane prima del fatto. Racconta di ricordarsi bene della coppia in quanto i due avevano avuto una discussione mentre cenavano che si è risolta durante la serata. L'avvocato Quintavalle racconta anche di un'intercettazione che è stata effettuata in carcere tra Michele Fusaro e la sorella. La donna esorta l'uomo a indicare il nome dei complici. L'uomo dapprima non conferma, poi a un certo punto dice alla sorella: allora poi ci pensi tu a mio figlio. L'avvocato Quintavalle infine racconta anche di una conversazione che aveva avuto con l'avvocato difensore di Michele Fusaro, Pietro Longo, che con fare abbastanza stizzito gli aveva detto che il suo assistito non si confidava nemmeno con lui e non voleva assolutamente ammettere la presenza di un complice. Al funerale di Iole a Castelfranco Veneto parteciparono 3.000 persone. I suoi familiari organizzarono una raccolta firme per sensibilizzare il Parlamento affinché cambiasse la legge del rito abbreviato. Nel caso persista il silenzio dei politici, provvederò a proporre una iniziativa popolare perché si proceda a un referendum popolare abrogativo secondo i dettami della nostra Costituzione. Invito i politici a provvedere a una riforma del codice penale nel senso di abrogare la norma sul rito abbreviato nei processi riguardanti soprattutto la persona umana, cioè i delitti contro la persona umana. In soli 30 minuti hanno raccolto 800 firme. Il padre di Iole, il notaio Luigi Tassitani, ha voluto fortemente questa cosa affinché la morte della figlia servisse almeno a combattere questa ingiustizia. Il padre di Iole proponeva inoltre di tornare al giudizio di una giuria popolare. In totale furono raccolte 50.000 firme. Purtroppo però né la morte di Iole né la raccolta di firme hanno sensibilizzato il Parlamento circa il rito abbreviato. Anche io sono fortemente contraria all'utilizzo dello sconto di pena prevista dal rito abbreviato nel caso di omicidio oppure nel caso di reati molto gravi. Sono invece molto favorevole al fatto che ai detenuti sia data la possibilità di studiare in carcere. È vero che visto da fuori sembra un'ingiustizia per chi gli studi se li deve pagare di tasca propria, però secondo me il carcere deve dare l'opportunità ai detenuti di fare un percorso di crescita personale che gli possa fornire gli strumenti
per prendere piena consapevolezza dei reati che hanno commesso e di potersi realmente pentire. Inoltre il carcere dovrebbe essere un'istituzione che abbia un ruolo di riabilitazione per quei detenuti che poi devono tornare in società. Nei casi di omicidio però, secondo me, l'ergastolo dovrebbe essere veramente carcere a vita. E voi cosa ne pensate? Siete favorevoli al rito abbreviato? Siete favorevoli alla possibilità di far studiare i detenuti o di farli lavorare? Io sono davvero curiosa di leggere le vostre opinioni nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e vi aspetto qui alla prossima domenica. Un bacione!